Quanto può essere folle una commedia coreana? Abbastanza da raccontare tre fratelli produttori di whisky clandestino che inseguono delle bottiglie avvelenate mentre una setta di fanatici religiosi semina il terrore in una cittadina sperduta. Oppure un ingegnere idealista che per vincere un appalto miliardario è costretto a imparare l'arte del lobbying giocando a golf con politici, imprenditori e faccendieri. O ancora una giovane aspirante scrittrice di fiabe che finisce a lavorare nell'ufficio governativo che censura i contenuti per adulti e si ritrova suo malgrado a scrivere racconti erotici. Oggi parliamo di Mashville, Lobby e Forbidden Fairy Tale. Tre commedie sudcoreane molto diverse tra loro, ma accomunate dalla stessa capacità di mescolare generi, toni e situazioni apparentemente incompatibili. Si passa dal western rurale, intriso di sangue, alcol e umorismo nero, alla satira sul potere e sulle relazioni di influenza, fino a una commedia che usa erotismo, censura e creatività per riflettere sul significato stesso dell'arte. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. È un piccolo gesto che aiuta tantissimo il canale e mi permette di continuare a portare contenuti dedicati al cinema coreano. Detto questo, prendete un bicchiere di whisky, una mazza da golf o magari una favola proibita da leggere sotto le coperte e cominciamo. In Mashville, Joo Se-jong, interpretato da Chon Shin-wan, gestisce una distilleria clandestina di alcolici in un remoto e polveroso villaggio rurale coreano. Lo aiutano i suoi due fratellastri più giovani e barbuti, Joo Se-hyuk, interpretato da Hong Sung-ho, e Joo Se-jin, interpretato da Kim Hong-gu. Un giorno il signor Park, interpretato da Lee Hyun-soo, muore improvvisamente dopo aver bevuto il loro ultimo distillato. I fratelli scoprono che l'intero lotto è velenoso e letale. Appena si rendono conto che una parte della partita avvelenata è già stata spedita e distribuita nel bar Woodstock della vicina cittadina di Hwaseong, entrano nel panico. I tre fratelli partono pertanto per recuperare tutto l'alcol prima che possa causare altre vittime e far ricadere la colpa su di loro. Tuttavia ciò che ignorano è che Hwaseong è diventata l'epicentro di un orrore molto più grande. Nel frattempo la pace della cittadina è stata infranta dall'arrivo di una setta religiosa di fanatici. Due dei suoi membri, Yo, interpretato da Kim Young-kyung, e Nam, interpretato da Kim Hee-sang, stanno perpetrando una carneficina. Il loro piano oscuro consiste nel compiere un sanguinoso rituale che richiede la raccolta di 12 vittime sacrificali, una per ogni mese dell'anno. Convinti che il mondo sia ormai sprofondato nel caos, credono che solo attraverso questo macabro rito potranno salvarlo con il puro amore. Hwaseong è così sprofondata nell'illegalità e nel terrore. Il viaggio dei tre fratelli si interseca con una serie di personaggi eccentrici e disperati, ognuno con i propri interessi e segreti, trasformando la situazione in un caos corale. Tra questi vi sono Oh Jae-won, interpretato da Jin-mo, un agente di polizia mentalmente instabile, e Jeon Ye-jin. Quest'ultima lavora per un produttore cinematografico che le chiede di trovare un finto cadavere per la scena di un film. Il caso vuole che si ritrovi nel baule della sua auto il corpo esanime di Moon So-in, interpretata da Che Do-yeon, e il produttore lo accetta considerandolo un manichino estremamente realista. Persino Park Bong-gyu, interpretato da Park Sung-hee, un rappresentante di liquori, si trova suo malgrado intrappolato in questa spirale di violenza. E tutti finiscono nel mirino dei due spietati assassini. Mentre i fratelli cercano di arginare il disastro da loro stessi causato, si ritrovano faccia a faccia con gli omicidi della setta. Inizialmente concentrati sul recuperare le bottiglie, si vedono costretti a lottare per la propria sopravvivenza. La situazione precipita ulteriormente con l'arrivo in città di Kim Son-tae, interpretato da Kim Na-mo, ex leader della setta. Costui è un uomo pieno di rimorsi per la follia che ha scatenato. In un momento rivelatore mostra a un abitante del posto, Kang Yeon-man, interpretato da Park Chong-wan, una borsa piena di denaro, descrivendone il contenuto come l'oscurità, corrompendone all'istante l'animo. Yeon-man, la cui profonda solitudine era già stata messa a nudo all'inizio del film durante una celebrazione con amici che gli avevano negato un semplice abbraccio, è il solo rimasto vivo in tutto il paese. Questo senso di solitudine è palpabile anche in Se-jong, diviso tra la speranza del ritorno della madre e l'esigenza di lasciare il suo paese. Nel caos generale, i suoi fratelli vengono quasi iniziati al culto, confusi per sacerdoti e affascinati dai movimenti rituali degli assassini. Mashville è un western coreano che si incendia di assurdità, alcol e fanatismo.
Nel panorama del cinema sudcoreano contemporaneo, l'ibridazione dei generi non è certo una novità. Da anni i registi del paese asiatico mescolano thriller, commedia, horror e melodramma con una disinvoltura che in Occidente spesso fatichiamo a comprendere. Eppure il western è rimasto un territorio relativamente poco esplorato, a parte il fragoroso e iconico The Good, The Bad, The Weird di Kim Ji-woon, che trasportava lo spaghetti western in una Manciuria immaginaria e caotica, sono pochi i tentativi coreani di appropriarsi di polvere, cappelli da cowboy e soprattutto pistole, armi non proprio autoctone, come evidenziato anche dalla distanza culturale dei fratelli barbuti verso di esse. Won-woo con Nashville si inserisce proprio in questo solco, ma lo fa con uno spirito meno epico e più sporco, non legato al mito, ma alla parodia dei suoi topos iconografici, il sigaro e il whisky, e cinematografici. Il risultato è un'opera che rilegge il genere con una voce personalissima nella sua ironia, già riconoscibile nel suo precedente Live Art. Il film si presenta da subito come un oggetto cinematografico complesso. Già dal titolo, Nashville, si dichiara programmaticamente un villaggio miscuglio, un mashup di idee, toni e riferimenti che spaziano dai fratelli Coen al cinema di Quentin Tarantino, passando per il western classico americano, scenografie da simil saloon, e la tradizione coreana, i personaggi maschili che indossano gli hanbok. Il western in Nashville è più un'evocazione che una struttura. Ci sono i cappelli da cowboy, i filtri gialli, le inquadrature ampie, ma mancano i duelli all'ultimo sangue e l'eroismo solitario. Piuttosto Won-woo usa l'iconografia del genere per raccontare un mondo altrettanto spietato e assurdo, dove la legge è assente e la moralità è un optional. Il paragone con The Good, The Bad and The Weird è quasi inevitabile, ma rischia di essere fuorviante. Il film di Kim Ji-woon è un'esplosione di azione ipercinetica, un omaggio scatenato al cinema di Sergio Leone, attraversato da una sensibilità coreana fatta di umorismo grottesco e invenzioni visive continue. È un'opera che punta dritto al cuore dello spettatore, con momenti di puro spettacolo, come l'inseguimento nella pianura sterminata o la sequenza del villaggio fantasma. Nashville, al contrario, è un film che guarda più ai margini, alle retrovie, agli antieroi goffi e disperati. Se The Good, The Bad and The Weird è un western che corre a perdifiato, Nashville è un western che arranca, inciampa, si ferma a bere e a morire. L'alcol qui non è solo un elemento decorativo, ma il motore dell'intera storia. La morte può arrivare sia da un colpo di pistola che da un sorso di whisky. Nashville è un film che getta lo spettatore in un vortice di situazioni sempre più assurde, dove un uomo scambia un cadavere per un manichino, una donna si nasconde in un bagagliaio per sfuggire al sole e due fanatici religiosi sparano alla gente mentre indossano hanbok colorati, convinti di poter salvare il mondo dall'oscurità con un rituale che richiede 12 corpi. La fede nel film è una farsa crudele. I due assassini, Yo e Nam, sono al contempo grotteschi e spaventosi. Figure che sembrano uscite da una parodia eppure capaci di una violenza improvvisa e definitiva. Il loro piano, uccidere una persona per ogni mese dell'anno, è un'ossessione calendariale che ricorda le derive più oscure del fanatismo religioso. Ma Won-woo la tratta con un umorismo nero che sconfina nel surreale. È una fede la loro che si rivela ipocrita quando Yo dichiara che se fosse nato a marzo sarebbe stato disposto a sacrificarsi pur di compiere il rituale, per poi scoprire che in quel mese c'è nato davvero. Perfino il suo collega diventa un'utile vittima da immolare al culto, una volta scoperta la sua data di nascita. Tuttavia sono i fratelli, il cuore pulsante, sgangherato e malinconico della storia. Sejong, il maggiore, è un uomo segnato dall'abbandono della madre, emigrata negli Stati Uniti quando erano bambini e mai più tornata. I due fratellastri, Sejin e Seo, sono figure quasi infantili, con lunghe barbe da ZZ Top e un'ingenuità che li porta a piangere quando si fanno male e a guidare a occhi chiusi. Il loro legame è viscerale, fatto di dipendenza reciproca e di una solitudine che li tiene ancorati al villaggio natio, nell'attesa impossibile di un ritorno, quello della madre, che non avverrà mai. In questo senso Nashville è anche un melodramma familiare mascherato da western. La madre assente è il fantasma che aleggia su tutto il film. Il regalo che fece a Sejong da bambino, una bottiglia di Wild Turkey, è il simbolo di un amore distorto che anziché nutrire avvelena. La distilleria clandestina è il luogo in cui questa mancanza si trasforma in liquore, in merce, in morte. Non hanno mai lasciato il paese perché aspettavano il ritorno della madre, e questa attesa impossibile è la chiave per comprendere l'intera parabola dei tre protagonisti. I tre fratelli oltrepassano il loro confine emotivo e soprattutto Sejong trova, anche se per un breve momento, l'amore puro, quello tanto ricercato dai cultori della setta.
Amore che però non si traduce in un'ideologia vuota, ma nell'incontro con So-in, una figura quasi vampiresca, che preferisce l'oscurità del chiaro di luna, Moon d'altronde è il suo cognome, al sole cocente, così come Sejong preferisce il Moonlight Whisky allo Starlight Whisky. La vera oscurità, d'altronde, è il denaro che corrompe. Non lo è di certo un presunto caos dei valori osteggiato da un fondamentalismo religioso che il caos invece lo porta e come. L'elemento che forse più di tutti qualifica Mashville come opera autentica, e non come semplice esercizio di stile, è il suo rapporto con il cinema precedente di Won-wook, in particolare con Live Hard. Quest'ultimo raccontava le vicende di tre musicisti disperati in cerca di un'occasione per suonare, in un continuo rimando tra la passione per la musica e la durezza della vita quotidiana. Era già un film sull'attesa, sull'impossibilità di affermarsi, sulla bellezza e la miseria del sogno artistico. E dove Live Hard trovava una sua dolente poesia nel bianco e nero della fotografia e nella varietà di generi musicali rappresentati, Mashville si concede una tavolozza esasperata, fatta di filtri gialli, costumi sgargianti e una colonna sonora che mescola rock, blues e suggestioni western. Ma il filo che li unisce entrambi è soprattutto stilistico e si manifesta nell'uso dell'ironia e di un umorismo capace di alleggerire senza mai tradire la disperazione di fondo. Alcuni passaggi narrativi in Mashville sono effettivamente confusi e la lunga durata, oltre 2 ore, mette a dura prova la pazienza dello spettatore. La recitazione, pur generalmente convincente, a volte cede a un eccesso di caricatura che rischia di far perdere di vista la posta in gioco emotiva, ma sono difetti che in un'ottica complessiva appaiono più come l'inevitabile corollario di un'operazione volutamente anarchica che come veri e propri fallimenti. Il film non si preoccupa di creare una narrativa coerente, ma cerca di essere il più divertente e sopra le righe possibile. E in questo riesce perfettamente, soprattutto per un pubblico disposto a lasciarsi andare al flusso di assurdità senza pretendere un ordine rassicurante. In definitiva, Mashville è un western solo nella misura in cui il West è una frontiera dell'immaginario, uno spazio di anarchia e possibilità dove tutto può succedere. È un film che mescola l'alcol con il sangue, la fede con la violenza, il riso con la disperazione. Lobby segue la discesa morale di Yoon Chang-woo, interpretato da Ha Jung-woo, un ingegnere idealista che ha progettato un sistema innovativo di ricarica per veicoli elettrici con caricatori interrati, invisibili in superficie. Anni prima aveva concepito un'idea simile, ma con caricatori a vista, che gli era stata sottratta e sfruttata dal potente imprenditore Song Wang-woo, interpretato da Park Byung-woo. Da allora Chang-woo è rimasto ai margini del settore, senza capitali e senza protezioni politiche. Chang-woo tenta di proporre il suo nuovo progetto alla Mirai Motors, ma un incidente imbarazzante, rovescia del vino addosso al CEO, compromette subito l'incontro. È chiaro che nel mondo degli affari non basta avere l'idea migliore, serve altro, serve lobbying. Poco dopo muore sua madre. Al funerale emergono elementi che incrinano ulteriormente la sua stabilità. Una donna gli ricorda un debito di $2.000 che la madre non aveva mai saldato. La sorella lo accusa di appropriarsi dei soldi delle condoglianze. E in questo clima caotico compare Oh-si, interpretato da Ho Man-eul, un ragazzo eccentrico che gli propone apertamente di occuparsi di tutto il lavoro sporco e farlo sembrare pulitissimo. Al funerale si presenta anche Song Wang-woo, che prova di nuovo a comprare l'idea di Chang-woo. Lui rifiuta, accusandolo di non avere alcun senso di responsabilità morale. Ma subito dopo si rende conto che senza finanziamenti e con le banche che gli chiudono le porte, l'unico modo per sopravvivere è fare esattamente ciò che disprezza, e cioè giocare sporco. La gara d'appalto per i parcheggi elettrici è controllata di fatto da 2 persone. La ministra Cho Yan-soo, interpretata da Kang Mal-geum, mondana, ambiziosa e superficiale, e suo marito Choi Woo-yoon, interpretato da Kim Yoo-sung, direttore operativo, tecnocrate rigidissimo e orgoglioso, con l'ultima parola su ogni decisione tecnica. Song Wang-woo corteggia apertamente la ministra attraverso il golf e le relazioni mondane. Chang-woo capisce che deve invece puntare su Choi. Per avvicinarlo, Chang-woo organizza una partita di golf e propone un contratto di sponsorizzazione a Jin Se-bin, interpretata da Kang Hae-rim, una golfista professionista in crisi dopo una figuraccia televisiva di cui Choi è un grande ammiratore. Choi a quel punto perde di proposito una sfida a golf contro Chang-woo per potersi ritrovare a giocare con Jin senza che sembri un favore concesso. Intanto Chang-woo impara il golf in fretta, anche a barare, grazie all'aiuto di Oh-si.
E arriva il giorno della partita, che diventa il vero campo di battaglia del lobbying. Song continua a lavorare sulla ministra, Chang-woo lavora sul marito. Scritto, diretto, prodotto e interpretato dall'attore Ah Jung-woo, il film segna il suo ritorno dietro la macchina da presa dopo Fasten Your Seatbelt del 2013 e Chronicle of a Blood Merchant del 2015 e conferma il suo gusto registico per le storie corali, caotiche e satiriche. Qui Jung-woo costruisce una commedia che usa il lobbying come lente per osservare l'ipocrisia delle relazioni di potere. E lo fa scegliendo un terreno, quello del golf, che in Corea è uno spazio informale dove si prendono decisioni ufficialissime. Non importa quanto un progetto sia promettente e degno di investimenti, per ottenere l'appalto, così come per far carriera, occorre farsi conoscere, ingraziarsi chi di dovere, fingere accondiscendenza, anche con i mezzi più discutibili. Ed è quello che si trova costretto malvolentieri a fare il protagonista, fino a che, davanti allo sguardo giudice di un cervo testimone, comprende di aver toccato un fondo, restituito plasticamente dal vomito di Jin. Se in un campo ha luogo il travaglio etico di Chang-woo, nell'altro si dipana a specchio l'attività di lobbying di un invece spregiudicato Son, ingolfata da altre pratiche discutibili che coinvolgono una sarabanda di caratteristi mossi da interessi personali. È anche qui che il lobby manifesta la sua natura corale. Una costellazione di personaggi secondari, tutti interpretati da volti molto noti del cinema e della TV coreana, crea un intreccio di sottotrame che rendono il film più una satira d'ambiente che una semplice storia individuale. Emblematico è il personaggio del proprietario del campo da golf, interpretato da Park Hae-soo, figura apparentemente laterale ma in realtà centrale nel meccanismo di potere. Il suo vero obiettivo non è il torneo, né l'ospitalità agli ospiti illustri, ma ottenere dalla ministra la rimozione della Green Belt per poter ampliare il campo. Per farlo arriva a far intercettare conversazioni compromettenti tra la ministra e Song Wan-woo servendosi di un prete, interpretato da Yoon Bo-si, trasformando una figura religiosa in uno strumento di ricatto politico. La moglie del proprietario, Da-mi, interpretata da Cha Ju-yoon, svolge inizialmente lo stesso ruolo che il giornalista Park ha nell'altra partita di lobbying, fare da tramite, da presenza gradevole, da leva relazionale, ma la situazione le sfugge di mano quando, complice l'alcol, finisce per amoreggiare con il suo ex, il divo Ma Tae-soo, interpretato da Choi Si-won, che era stato portato lì da Son proprio in ottica di lobbying, perché gradito alla ministra, così come dall'altra parte Jin era stata inviata lì da Chang-woo perché gradita a Choi. La degenerazione comica tra ubriachezze, caddy fuori controllo e relazioni che saltano è uno dei momenti in cui il film mostra al meglio la sua natura di farsa morale. Un ruolo simile di facilitatore relazionale è affidato, come anticipato, al giornalista Park, interpretato da Lee Dong-wi, che dovrebbe aiutare nelle manovre di avvicinamento al direttore Choi, ma finisce per essere un elemento di caos più che di controllo. Tutti credono di stare orchestrando una strategia sofisticata, ma in realtà la situazione sfugge continuamente di mano, ed è proprio in questo scarto che la commedia trova la sua forza. A completare il quadro delle presenze illustri vi sono poi i cameo affidati a Kim Chong-soo, nei panni del CEO della Mirai Motors, e a Sun Dong-il, come padre di Shin Se-bin. Particolarmente riuscito è poi il trattamento del personaggio di Oh-si. All'inizio sembra una figura quasi patetica, persino dannosa per il protagonista. In realtà, fin dal funerale della madre, è l'unico ad aver capito perfettamente come funziona il sistema, e per tutto il film si rivela l'elemento più lucido in chiave lobbying. È lui a insegnare a Chang-woo non solo a barare a golf, ma anche nel gioco vero, quello delle relazioni opache, delle mezze verità e delle messe in scena. Il suo ruolo, apparentemente marginale, diventa fondamentale fino al finale ironico. Tuttavia, la coralità è anche sinonimo di caos, rendendo alcune dinamiche, soprattutto durante la presentazione dei personaggi, di non immediata lettura. Pregio del film invece è il saper mantenere un tono leggero e ironico per tutta la sua durata, senza drammi esasperati, pur restituendo un ritratto impietoso del mondo degli affari e della politica. In Forbidden Fairy Tale, Dan-bi, interpretata da Park Ji-yoon, è una giovane donna che sogna di diventare autrice di fiabe. Il suo desiderio nasce da una promessa fatta al padre, Kan-chol, uno scrittore di favole per bambini morto prematuramente. Per mantenersi e avere il tempo di scrivere, Dan-bi supera il difficile concorso per diventare funzionaria pubblica presso la Korea Communication Standards Commission, entrando nella prestigiosa squadra protezioni minori. Il dipartimento si occupa di monitorare e censurare contenuti online dannosi per i giovani,
valutando pornografia, materiale osceno, violenza estrema e altri contenuti illegali. L'impatto con il lavoro è traumatico. I colleghi passano le giornate visionando decine di video pornografici e contenuti disturbanti. Chon-So, interpretato da Choi Si-won, impiegato veterano che sogna di trasferirsi a un altro reparto, soffre ormai di una profonda desensibilizzazione. Do-won, interpretato da Kwak Cha-yoon, frequenta una clinica per la fertilità. Lee-chol, interpretato da Kim Cha-wan, combatte attacchi di panico. Shin-kyung, interpretata da Kim Yong-hwa, l'unica altra donna della squadra, rischia addirittura di perdere l'affidamento dei figli a causa del proprio lavoro. Mentre Dan-bi cerca disperatamente di continuare a scrivere fiabe, l'esposizione quotidiana a quel materiale inizia a deformare la sua immaginazione. Comincia a vedere allusioni sessuali ovunque, persino nelle normali interazioni quotidiane. I pupazzi della sua stanza, un tempo innocenti, assumono anch'essi comportamenti sempre più ambigui. La situazione precipita quando, andando in lavoro in bicicletta, Dan-bi urta accidentalmente l'auto dell'editore di racconti erotici Wang, interpretato da Sung Dong-il. L'uomo è in crisi, sta perdendo tutti i suoi autori a favore di Hero King, pseudonimo del suo ex pupillo Chung-il, interpretato da Park Yeon-il. Inoltre la commissione in cui lavora Dan-bi ha vietato la distribuzione dell'opera di una sua scrittrice. Non potendo pagare i danni all'auto, Dan-bi accetta suo malgrado di scrivere racconti erotici per Wang al fine di ripianare il debito e risollevare le sorti della sua casa editrice. Convinta che tutte le storie erotiche siano uguali, inizialmente Dan-bi si limita a copiare e rielaborare testi altrui, persino affidandosi all'intelligenza artificiale per generare idee. Tuttavia i risultati sono mediocri e privi di anima. L'incontro con l'autrice Garam, interpretata da Lee Si-el, una delle scrittrici di punta di Wang, e le conversazioni con le amiche Chaeyoung, interpretata da Wan Se-on, e Chon-ye, interpretata da Seo Woo-bin, la spingono a osservare le emozioni e i desideri reali delle persone. Ciò influenza il suo modo di scrivere e i suoi racconti iniziano a ottenere successo. Tuttavia il suo sogno di diventare autrice di fiabe va in frantumi quando per sbaglio invia un suo racconto erotico a un concorso di fiabe per bambini e il suo editore Han-eul, interpretato da Lee Jong-hyun, l'abbandona di conseguenza. In Forbidden Fairy Tale, Lee Jong-soo utilizza la commedia romantica per parlare di censura e libertà creativa. Forbidden Fairy Tale è uno di quei film che rischiano di essere fraintesi. L'apparenza è quella di una commedia sexy, costruita attorno a equivoci, doppi sensi e situazioni volutamente sopra le righe. In realtà, sotto la superficie provocatoria, il film parla soprattutto di scrittura, creatività, censura, dignità artistica e difficoltà di distinguere i propri desideri autentici dalle aspettative ereditate dagli altri. L'idea più interessante dell'opera non è l'erotismo, ma il contrasto continuo tra due mondi apparentemente incompatibili, quello delle fiabe e quello del sesso. Dan-bi si trova sospesa esattamente nel mezzo di questi universi. Da una parte c'è il suo immaginario infantile, popolato da personaggi fantastici e ricordi legati al padre. Dall'altra c'è il lavoro che la costringe a confrontarsi ogni giorno con il lato più esplicito e degradato della sessualità online. Il film costruisce gran parte della propria comicità proprio sulla collisione di queste due realtà. La sceneggiatura mostra una certa intelligenza nel rappresentare il lavoro della squadra protezione minori. Sarebbe stato facile limitarsi a una satira superficiale della censura, ma il film preferisce mostrare le conseguenze psicologiche di un mestiere che espone continuamente le persone ai contenuti più estremi del web. I colleghi di Dan-bi diventano quasi un catalogo degli effetti collaterali prodotti da quell'ambiente. Chi soffre di attacchi di panico, chi ha problemi nella vita sessuale, chi vede compromessi i rapporti familiari e chi vive semplicemente in uno stato di esaurimento permanente. La lettera di dimissioni di Jong-soo sintetizza perfettamente questa situazione. Dietro la comicità del personaggio emerge un uomo consumato da anni di esposizione a materiale disturbante e da una routine lavorativa che sembra aver prosciugato ogni entusiasmo. È probabilmente uno dei personaggi meglio riusciti del film, perché riesce a essere contemporaneamente una figura malinconica e una fonte inesauribile di gag, come ad esempio l'alzabandiera con una bottiglia di vetro sulle note della kubrickiana Così parlò Zarathustra di Strauss, o il ghiacciolo morso da Dan-bi, o la scena dell'ascensore. Choi Si-won sfrutta molto bene questa doppia natura. Gran parte dell'umorismo più sfacciato ruota attorno a lui, ma l'attore evita di trasformare Jong-soo in una semplice macchietta. Dietro le esagerazioni resta sempre visibile un individuo frustrato, intrappolato in un lavoro che lo ha lentamente svuotato. Anche Park Ji-yeon si dimostra perfettamente a suo agio nel ruolo principale.
La sua interpretazione funziona soprattutto perché non cerca mai di rendere Danby particolarmente brillante o eccezionale. Al contrario, il personaggio vive una lunga serie di errori, incomprensioni e illusioni che lo rendono profondamente umano. La protagonista passa gran parte del film convinta di sapere cosa vuole dalla vita, salvo poi scoprire progressivamente di aver costruito la propria identità attorno a un'idea che forse non le appartiene davvero. Uno degli aspetti più riusciti di Forbidden Fairytale è il modo in cui affronta il processo creativo. Danby inizia considerando la lettura erotica un prodotto meccanico e privo di valore artistico. La sua convinzione che tutte le storie del genere siano uguali rappresenta in realtà un pregiudizio che il film smonta poco alla volta. Quando tenta di scrivere senza coinvolgimento personale, limitandosi a copiare, assemblare o cercare scorciatoie, i risultati appaiono inevitabilmente sterili. E nell'uso di chat GFT vi è un chiaro riferimento allo svilimento della produzione intellettuale. In questo senso il personaggio di Wang diventa quasi la coscienza artistica del film. Dietro l'atteggiamento rozzo e apparentemente opportunista si nasconde infatti uno dei pochi individui che prendono veramente sul serio la scrittura. La sua critica al plagio rappresenta uno dei momenti più significativi dell'opera. Per lui il problema non è il genere letterario scelto, ma l'assenza di autenticità, che Danby ha in nuce, ma si vergogna di esprimere. Il film insiste più volte su un concetto preciso. Non esistono generi nobili e generi ignobili, esistono soltanto opere sincere e opere prive di anima. È una posizione che emerge continuamente nei dialoghi e che culmina nella critica all'ipocrisia di chi consuma narrativa erotica privatamente ma la condanna pubblicamente, come ad esempio la direttrice del concorso o Anel, inflessibile con Danby ma col computer pieno di pop-up pornografici. Il film non li giudica mai apertamente, ma utilizza queste situazioni per evidenziare quanto spesso la società tende a demonizzare ciò che contemporaneamente consuma. Dal punto di vista comico, Forbidden Fairytale adotta un approccio molto aggressivo. Numerose gag si basano su doppi sensi visivi, fraintendimenti e allusioni continue, come ad esempio l'audace split screen in cui da una parte Anul chiama al telefono Danby tirando fuori la lingua e dall'altra il membro di Jeonseok è sollecitato dalla vibrazione del telefono della protagonista. Se si escludono film come Casa Amor Exclusive for Ladies, non molte commedie si spingono entro certi limiti imposti da una morale confuciana ricordata dal direttore della commissione verso la fine. D'altronde è la stessa Chong Ye a sottolineare che il semplice termine threesome sia considerato un tabù in Corea. Il film poi combina l'umorismo con la riflessione sul processo creativo della protagonista, ad esempio con l'utilizzo delle animazioni in CGI. I pupazzi che prendono vita rappresentano una materializzazione della mente di Danby e diventano progressivamente un indicatore del suo cambiamento interiore. All'inizio incarnano il mondo delle fiabe e dell'infanzia, successivamente assorbono le influenze del nuovo ambiente in cui la protagonista è immersa. È una soluzione visiva semplice ma efficace, che permette al film di mostrare concretamente la trasformazione della sua immaginazione. Nonostante il contenuto esplicito e il tono irriverente, il tema centrale rimane il rapporto tra genitori e figli. Tutta la vicenda ruota infatti attorno all'eredità lasciata dal padre di Danby e al peso delle aspettative che ne derivano. La protagonista trascorre gran parte del racconto cercando di onorare una promessa, senza interrogarsi veramente su ciò che desidera per se stessa. La scoperta che il padre fosse una persona molto più complessa di quanto avesse immaginato costituisce uno dei momenti più significativi dell'intero film, perché a legarlo al padre non è il reciproco autoinganno di dover conformarsi alle aspettative dell'altro, ma l'eredità di una passione che non ha nulla di immorale. Da questo punto di vista il titolo assume un significato molto più ampio. Le favole proibite non sono semplicemente quelle a contenuto erotico, sono tutte quelle storie che sfuggono alle categorie rigide con cui le persone cercano di definire se stesse e gli altri. Anche il conflitto tra Wang ed Hero King risulta più interessante di quanto sembra inizialmente. In superficie è una rivalità professionale, ma in realtà rappresenta due idee opposte di narrativa erotica. Da una parte troviamo chi considera la scrittura una forma di immaginazione e rispetto verso i personaggi. Dall'altra chi trasforma l'esperienza reale delle persone in materiale da sfruttare senza buonsenso. Qui Forbidden Fairytale introduce uno dei suoi temi più maturi. La critica non è rivolta all'erotismo in quanto tale, ma al suo abuso, alla violazione della dignità altrui. È una distinzione importante, soprattutto perché arriva all'interno di una commedia che avrebbe potuto facilmente limitarsi alla provocazione. Il problema principale dell'opera emerge però nella struttura narrativa.
Per gran parte della durata il film procede con calma, accumulando situazioni, sviluppando personaggi, fin troppi, e costruendo gradualmente il percorso di Dan B. Ma mette anche diversa carne al fuoco, arrivando solo negli ultimi minuti a chiudere la vicenda di Hero King in maniera piuttosto goffa e sbrigativa. Nonostante questo difetto, Forbidden Fairy Tale offre una riflessione sul seguire la propria strada. Dan B scopre che la vera maturità non consiste nel mantenere ostinatamente una promessa, ma nel comprendere se quella promessa continui ad avere un significato autentico. Alla fine non parla davvero di pornografia, né di fiabe, ma della libertà di accettare ciò che si è e di raccontare le storie che si desidera raccontare, indipendentemente da ciò che gli altri si aspettano da noi. Per concludere, Meshville, Lobby e Forbidden Fairy Tale dimostrano quanto il cinema coreano sappia usare la commedia per raccontare storie imprevedibili, passando con naturalezza dall'assurdo alla satira, dal grottesco alla riflessione sui rapporti umani e sulle ambizioni personali. Adesso però sono curioso di conoscere la vostra opinione. Quale di questi 3 film vi incuriosisce di più? Li avete già visti? E quale commedia coreana recente consigliereste a chi segue il canale? Scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, è un gesto semplice ma aiuta davvero tanto il canale a raggiungere nuovi appassionati di cinema coreano. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime recensioni, approfondimenti e consigli dedicati al cinema coreano. Grazie per aver guardato il video e per il vostro supporto, noi ci vediamo al prossimo appuntamento, ciao a tutti!